Come possiamo essere certi che l'intelligenza artificiale, ormai entrata nei percorsi clinici e nella diagnostica per immagini, non fallisca proprio nel momento del bisogno? Perché una cosa è usare l'IA, un'altra è fidarsi davvero dell'IA. Per renderla sicura ed efficace non basta la marcatura CE, non basta nemmeno la conformità all'AI Act europeo. Serve qualcosa di più. Serve un'architettura contrattuale solida costruita su 3 patti fondamentali. Vediamoli, con ordine e in modo chiaro. Primo patto. Lo SLA, il Service Level Agreement, che è il patto di affidabilità tra l'ospedale e il fornitore del software di intelligenza artificiale. Qui non si fanno promesse vaghe, qui si fissano impegni misurabili, si parla di disponibilità, uptime. Il sistema deve essere operativo, sempre, anche al 99,9% del tempo. Ma questo non basta, perché quando il sistema è acceso deve anche reggere il carico, deve saper analizzare centinaia di esami insieme, nei picchi del pronto soccorso, senza rallentare, senza andare in coda. Questo è il throughput, e uno SLA serio li distingue entrambi, disponibilità e capacità reale di risposta. Si parla di latenza, il tempo reale tra l'immagine inviata e l'allerta al medico. In urgenza pochi secondi possono salvare una vita. E poi c'è la qualità clinica, sensibilità, specificità, soglie minime sotto cui non si può scendere. Se il modello inizia a peggiorare, se emerge una deriva, il fornitore deve intervenire subito. Secondo patto. L'OLA, cioè l'Operational Level Agreement. Se lo SLA è la promessa verso l'esterno, l'OLA è il motore interno dell'ospedale. È l'accordo tra chi dentro l'ospedale deve far funzionare il servizio ogni giorno. Informatica, ingegneria clinica, gestione PACS e RIS, radiologia, help desk. Serve a evitare i silos, perché in sanità lavorare isolati è il modo migliore per fallire insieme. Un esempio: se lo SLA promette di risolvere un guasto in 4 ore, l'OLA interno impone ai tecnici dell'ospedale di intervenire entro i primi 30 minuti. Così il sistema riparte e la promessa fatta ai medici non viene tradita. Terzo patto. L'UC. L'Underpinning Contract è il contratto che collega l'ospedale ai fornitori esterni da cui dipende il servizio. Cloud, server, rete. È il contratto che evita il cosiddetto buco di garanzia. Perché se il cloud cade e nessuno risponde, la responsabilità ricade comunque sulla struttura sanitaria. Con un UC solido, invece, anche i fornitori esterni sono vincolati a standard di sicurezza adeguati al contesto clinico. E se il patto viene tradito? Quando i parametri non sono rispettati, scattano i rimedi. C'è lo step-in, il diritto dell'ospedale di subentrare temporaneamente nella gestione tecnica per garantire la continuità delle cure. C'è la safe mode, è una modalità di emergenza, si attiva quando il sistema non è affidabile. Invece di continuare a produrre risultati incerti, il software riduce o disattiva le funzioni automatiche, avvisa il medico, limita l'intervento dell'algoritmo e impedisce che un errore tecnico diventi un errore clinico. E ci sono poi i log, registri digitali immutabili, per sapere chi ha fatto cosa, quando e con quale versione del modello. È così che si ricostruisce il nesso causale. È così che si governa la responsabilità. Questa trinità di accordi impedisce che l'intelligenza artificiale diventi una scatola nera. La trasforma invece in un alleato tracciabile, verificabile, giuridicamente governabile. Perché la sicurezza dell'IA in medicina non nasce dal codice, nasce dal sistema che costruiamo attorno al codice. Ed è qui che si gioca il futuro della responsabilità clinica. Non nel rifiuto della tecnologia, ma nella sua corretta integrazione. Se vuoi capire davvero come diritto, medicina e intelligenza artificiale si stanno intrecciando, iscriviti al canale e scrivi nei commenti quale tema vuoi che venga approfondito.